Martedì 17 settembre del 2024 ci siamo live con Mattino Milan, il Mattino Milan della Champions League, quindi si torna in campo per la prima giornata della nuova Champions League, la prima di 8 partite che ci condurranno fino a gennaio per provare a passare il mega girone unico di Champions League e approdare o agli ottavi o ai sedicesimi di finale, o quelli che si chiamano più o meno playoff. Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovata anche alla Champions League, anche se Sì. è un format nuovo, anche se è completamente diversa rispetto alla Champions che abbiamo conosciuto fino a questo momento, però è sempre la Champions League, quindi bisogna rispettarla. Ringraziamo Simo innanzitutto tutti coloro che Sì. ci supportano, chi mette like, chi Mm. si iscrive al canale, chi commenta. Arriviamo a 1000 like ragazzi, dai forza, cliccate il tasto, non vi costa niente, ci aiuta tantissimo. E io vi devo anche ricordare, prima di partire con la trasmissione vera e propria, che se avete un figlio, una figlia che ha iniziato la scuola, o se voi avete riniziato la scuola, o se semplicemente siete amanti della cancelleria, su www.europublishing trovate il kit targato AC Milan, quindi con tutte le penne, le matite, le gomme, il righello, il temperino, tutto rosso-nero. Andate su europublishing.it e potrete acquistarlo. Esattamente, così che potrete magari segnare già da oggi che fa il Milan. Che fa il Milan stasera, Henry? Beh, domanda da Gioca. $1.000.000. Ehm, Gioca, speriamo, innanzitutto, o meglio, speriamo che il Milan scenda in campo con un atteggiamento da Milan, con un atteggiamento simile a quello che, per esempio, abbiamo avuto l'anno scorso col Paris Saint-Germain. Perché in quella partita lì sembrava veramente un Milan di altri tempi, no, Mh-mh. rispetto al recente passato. Quindi l'augurio che io ho è di vedere un Milan con quella testa. Poi ovvio, l'avversario è talmente forte che quella testa rischia di non bastare, che magari qualche colpo dei tuoi singoli rischia di non bastare. Fonseca ieri in conferenza stampa ha parlato di una prestazione che deve essere difensivamente perfetta e ti dirò di più, rischia anche questo di non bastare secondo me. Quindi, la Champions League è così, è la competizione dei dettagli, è la competizione in cui una virgola può cambiare il risultato di una partita e quindi bisogna mettere in campo il 2000%. Poi come va la partita andrà, ci sono gli episodi, c'è l'inerzia della gara, i momenti, però almeno vorrei vedere un Milan vivo, acceso e costante. Un Milan da Champions, insomma, come scrive Gazzetta dello Sport, Milan d'Europa che deve tornare a essere tale anche, da stasera. Il gioco di Fonseca può funzionare, si adatta meglio alle sfide internazionali. Ehm, un passo alla volta dai. Ci sono 3 cambi, o meglio ce ne sono 4, 3 sono di formazione, il quarto ve lo diciamo tra poco. I 3 cambi di formazione sono presto detti, ve lo facciamo vedere, sono 2 difensori e Morata. Quindi Maignan in porta, Calabria, Tomori, Pavlic e Teo Hernandez, Fofana e Loftus-Cheek con Pulisic, Reinders, Leao e Alvaro Morata, come detto là davanti. Ci sono 3 cambi, 2 in difesa, Henry. Torna Davide Calabria e torna Fikayo Tomori. Sì, ci sta, cioè Emerson Royal anche contro il Venezia è stato forse non voglio dire il peggiore, in campo, però comunque tra i giocatori meno in risalto ed era difficile col Venezia non essere in risalto, quindi forse questo ragazzo, io continuo a nutrire dubbi sul suo livello, ma a prescindere da questo ha bisogno magari ancora di un po' di tempo. Tomori giusto che rientri, cioè il Milan deve usare Tomori, deve ripartire da Tomori, la difesa del Milan si deve basare su Tomori, nonostante Gabbi abbia comunque fatto bene, ma Tomori-Pavlovic dobbiamo iniziare a rodarla questa coppia perché deve essere la coppia titolare. E poi Morata davanti, che abbiamo capito anche ieri in conferenza, Simo, qual è il peso di un giocatore del genere, anche e soprattutto in base all'esperienza che ha per la Champions League, cioè ha trasmesso una carica perlomeno
a me che ero a casa a seguire la Mh. conferenza non è indifferente, quindi spero che abbia trasmesso questa cosa poi anche a tutti i suoi compagni di squadra, perché è un giocatore che ti ha dimostrato che, ne può insegnare, ecco, come si suol dire, no, ne sa, ne racconta, cioè ne ha vissute. Ehm, Contento anche del fatto, tra l'altro, sia perché facciamo di necessità virtù, sia perché in parte col Venezia qualcosina di meglio si è vista, che Reinders faccia il trequartista e Loftus stia dietro con Fofana. C'era un cambio anche nel Liverpool, ho visto, perché non c'è Robertson, viene dato Tsimikas e forza Christian Pulisic, mi verrebbe da dire, perché da quel lato lì, ecco, Tsimikas non è Robertson. Sì, Diaz non è malvagio, eh? non è così malvagio. No, non è scarso Eh. Tsimikas, non è Robertson, No. ecco, anche difensivamente. Quindi dovesse giocare lui, bisogna puntare tanto anche su quella fascia lì, perché Mh. Leao avrà un cliente Mh. molto scomodo, come Trent. E Pulisic se dovesse giocare Tsimikas ha la vita un po' più semplice, ecco, quello sì. Poi dipenderà anche tanto da altri fattori, ma in chiave di duelli, quel duello lì eventualmente è da sfruttare. Alisson in porta, Trent Alexander-Arnold, Chi? scusa, a destra con Konaté e Van Dijk in mezzo e Tsimikas a sinistra. Gravenberch e McAllister sono i due interni di centrocampo con Salah, Szoboszlai preferito a Gakpo lì in mezzo con Luis Diaz a sinistra e Jota davanti. Addirittura Simo, il ballottaggio di Gakpo è con Diaz e non con Szoboszlai, che quindi gioca, punto. Beh, ma In ci sosti sta, anch'io avrei fatto così, insomma, avrei comunque messo un centrocampista mezza punta, mezzo tre quarti lì, piuttosto che una vera punta mh-mh. in tre quarti. Però questo è il Liverpool, è ovvio che insomma, poi la panchina è anche discreta, soprattutto davanti, magari adesso vediamo se giocherà Robertson o meno, se no se c'è Tsimikas per noi ci sono due difensori, Emerson Royal e Gabbia, Terracciano e Bartesaghi per completare gli esterni, poi c'è Musa, Zeroli e poi tre giocatori offensivi, quelli sì li abbiamo, ovvero Chukwueze, Okafor e Abraham. Quindi i cambi davanti ci sono anche, i cambi nel metacampo soprattutto un po' meno, ma insomma lo sappiamo, tanto è così, e quindi inutile che ce lo diciamo tutte le volte. C'è da dire che anche loro, cioè l'unico cambio che hanno un po' a centrocampo, forse sì, c'è Jones che è un ragazzo, del vivaio abbastanza interessante e tra l'altro aveva anche giocato, se non erro, la partita quella, no, di un paio d'anni fa, Mh. Curtis Jones, però di fatto a centrocampo di un livello un po' più alto hanno solo Endo, per i 2 di centrocampo, quindi anche loro non è che siano così lunghi in mezzo, hanno un arsenale davanti, perché se poi al 60° entrano Gakpo, Nunez e Chiesa, cioè è un bell'andare in attacco. Dietro hanno un po' i nostri stessi problemi, è solo che poi la categoria e il livello è un po' diverso. Io mi aspetto che quest'oggi il Milan qualcosa di diverso prova a metterlo in campo, altrimenti che gioco stiamo giocando, tra virgolette, nel senso se nemmeno la nuova musichetta della Champions League, perché c'è stato un piccolo riarrangiamento dell'inno, quindi qualcosina forse potrebbe cambiare nell'inno della Champions, così è stato detto, quindi no, non Harry, non prenderla male subito, magari anche meglio, chi lo sa. No, Quindi no, non la stavo prendendo male, stavo per dire che hanno anche un nuovo direttore d'orchestra, ma sì, sì, ho avrei visto le foto. No, ma in sorvolerei. realtà è vero, c'è stato un piccolo riarrangiamento dell'inno. Se nemmeno la Champions, come ha detto Morata, se non ci si guarda sulla maglia, non si vede lo stemma, non si vede lo stemma della Champions, si vede il 7, non si inizia a sentire la musica, non ci si carica un po', non si fa qualcosa di più rispetto al solito, perché questa è la Champions League e ha bisogno di avere qualcosa in più il Milan in campo per giocare la Champions League. Non so cosa ti possa dare altre motivazioni se non giocare una partita del genere. È ovvio, insomma.
È ovvio che l'ostacolo è alto, più che altro perché in questo momento siamo un corridore non in perfetta forma, quindi l'ostacolo da saltare magari è ancora più alto di quello che può essere in una condizione ottimale. Siamo in ampia fase di rodaggio ancora. La vittoria con il Venezia è stata un buon modo per non arrivare nel dramma a questa partita e per iniziare a mettere un po' di punti, però dobbiamo ancora fare tanta strada, dobbiamo fare ancora tanta corsa. Tant'è, Henry, che oggi c'è un piccolo cambio di programma Mh. e quindi no ritiro scusatemi, poca distanza da San Siro, nel solito hotel a pochi passi dallo stadio, ma siamo andati a Milanello oggi. Quindi Ah. tutti insieme appassionatamente in quel di San Siro per partire poi col pullman della squadra e andare a Milanello. Colazione, video, piccola rifinitura in mattinata, pranzo, riposo e partenza nel pomeriggio e poi stasera si gioca la partita. È una Quindi novità questa. una giornata a Milanello ancora, sì. È una novità, nel senso che io da che ho memoria, non era mai successo. Cioè, perlomeno da quando io non dico sono in radio, però ho ri davvero ho memoria, cioè, non mi era mai capitato di sentire rifinitura al mattino della partita alla sera. Poi non so se ci sono casi in cui è fattibile, si può fare, magari è proprio una roba veloce, non lo Sì, ma so, sarà una roba molto light, una sorta di grande risveglio muscolare per quanto Mh, riguarda il fisico e, visto che viene soprattutto dopo la seduta video, magari una chiusa sul campo dal punto di vista tattico su quelli che sono alcuni aspetti da sistemare, magari proprio in base a quello che è l'avversario. Mi mh. vengono in mente anche il gioco da fermo, insomma, un'ulteriore rivisitazione di quella che può essere il piano gara. Poi niente di eccessivo, cioè non pensate che arrivino stanchi, ecco. Cioè è una No, roba no, ecco, perché poi no, il pensiero secondo me che tanti no, si no. fanno potrebbe essere quello, no, potrebbero dire: "Ma come? Cioè si allenano, che ne so, alle 10 di mattina, alle 11 di mattina e giocano stasera alle 9." No, no. No, è proprio una cosa minima, cioè Okay. il risveglio muscolare è pari a tutte le altre volte, solo che invece di farlo in hotel lo si fa lì e magari si va sul campo a provare le ultimissime cose, ma provare sul campo vuol dire fare 2 corsette, capire le posizioni, eccetera, eccetera, Mh. veramente niente di che. Poi Henry, la partita di stasera, non so come definirla, perché ovviamente è una partita di 8 e quindi non è nemmeno così iper mega decisiva. Lo sappiamo, le partite dove magari fare un pochino più di punti saranno altre, saranno le Però partite chi col ben Girona, comincia. col Bruges, con la Stella Rossa, eccetera, eccetera. Magari sono quelle le partite dove provi a fare dei punti, però il Milan prima o poi è chiamato a dare una risposta a se stesso per capire: "Ma che livello siamo? Cosa vogliamo fare da grandi questa stagione?" Se 2 partite più che i punti stessi ti devono dare quelle risposte, cioè: chi siamo questa stagione? Perché se siamo quelli che vanno in campo col Liverpool un po' così cosà e prendono 3 gol, siamo un conto. Se vanno in campo col Liverpool e fanno, 1-1, già siamo un'altra cosa. Se vinci, Guarda, io neanche ci a sono dirlo. 2 cose che, diciamo mi fanno andare in direzioni diverse. La prima è quello che ha detto Morata in relazione ehm, al fatto che nella prima parte della stagione soffrivamo tanto l'andamento delle cose, no, cioè che se prendevamo un gol andavamo giù, che se succedeva qualcosa andavi giù, poi avevi l'episodio a favore, ti riaccendevi. Morata ci ha assicurato, insomma, ha detto che qualcosa è cambiato, però la sensazione, il pensiero che questa cosa in Champions, comunque con tutta la pressione del caso, possa accadere c'è. Quindi questa è la cosa che mi fa, tra virgolette, "preoccupare". Il fatto che ancora secondo me, cioè il Milan delle prime 3 partite non è guarito con il 4-0 al Venezia, perché anche No, col no, quello Venezia no. abbiamo visto un po' di fragilità. D'altra parte però ti dico, l'anno scorso
se prendiamo la partita col Paris Saint-Germain, che era, no, l'highlight della Champions League, abbiamo visto una partita veramente bella del Milan, come non ne vedevamo da tempo, no, per atteggiamento, per attenzione, per voglia, per cattiveria. E quindi ci sono queste 2 strade, questi 2 sentieri, uno che mi fa un pochino preoccupare, uno invece che mi fa pensare: "Ma no dai, è la Champions League, anche 'sti ragazzi a giocar la Champions League ne hanno voglia e ci mettono più di quando giocano il campionato", sbagliando perché poi devi mettere sempre la stessa intensità. Però ecco, sono un 50 e 50 io a livello di vibes, un po' positive, un po' preoccupanti e preoccupate. Okay. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura. Ci ritroviamo tra poco per tutto quello che ci riguarda, ovvero lunch, talk e ovviamente in serata torna il post partita in formazione classica, quindi io, te, Bea e compagnia cantante, ci sarà mister Emanuele Bottoni, eccetera, eccetera, eccetera. Henry, grazie, a dopo. A dopo e vi aspettiamo in questa giornata 17 settembre, esordio del Milan in Champions League, quindi non è mai una cosa banale, Eh no, non è mai una cosa banale, bisogna ricordarsi che non è banale. Ciao. ciao.